Mancano 4 giorni alla partenza e sono pieno di cose da fare. La moto è a posto, è tagliandata, ha fatto tutto quanto, devo semplicemente montare le gomme, lo farò domani. E lì c'è un vento veramente folle. È che per fare un mese, all'incirca 25-26 giorni, il GSone verrà equipaggiato con Dunlop Trail Max Ride, un prodotto 50%. Dopo 2 ore in questo inferno, ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi sono qui perché vorrei condividere con voi quello che sarà il nostro prossimo viaggio di agosto, fare alcune premesse che poi ovviamente eviterò di fare nel video finale e spiegarvi quindi il perché non ci vedrete per alcune settimane con voi. Se per alcune settimane quindi non ci vedrete sul canale è semplicemente perché siamo in viaggio. È un viaggio che ovviamente abbiamo programmato per tempo. Il traghetto, a dirvi la verità, l'abbiamo prenotato a Natale 2023. La meta di quest'anno sarà l'Islanda. L'Islanda è un viaggio che io ho già fatto nel 2018, è una terra fantastica, tanto bella quanto cara, e adesso arriveremo anche a questo tasto. Cinzia ovviamente non è mai stata in Islanda, ci teneva ad andare, però sarà un viaggio per alcuni versi totalmente nuovo, totalmente diverso da come l'aveva affrontato nel 2018. Sarà totalmente diverso rispetto a quello fatto in precedenza per più motivi. Allora, innanzitutto in moto saremo in 2 e non sarò da solo, quindi sicuramente una questione di ingombro, di pesi, di bagagli. Farlo come l'ho fatto io in tenda non sarebbe stato possibile per 2 motivi principali. Il primo, il più importante, Cinzia non avrebbe fatto tutti quei giorni in tenda. Il secondo, che in realtà non è meno importante del primo, è che per fare un mese, all'incirca 25-26 giorni in viaggio in tenda, dovrei portare con me tanta roba in più per fare campeggio, il che vuol dire peso per il mezzo e vuol dire difficoltà di percorrere alcune strade che in Islanda, come vedrete nel video finale, saranno prettamente strade sterrate. Il roadbook, le tracce, l'itinerario, il percorso sarà particolarmente impegnativo. Sarà particolarmente impegnativo perché vorrei ripercorrere i fiordi dell'Ovest. I fiordi dell'Ovest è il posto più remoto e meno popolato dell'Islanda ed è il posto dove va soltanto il 10% dei turisti che arrivano in Islanda. Ci va soltanto una piccola parte del turismo perché, come vi dicevo, è poco popolosa, è particolarmente impervia, aspra, selvaggia. Percorreremo strade dove ci sarà praticamente il nulla, solo noi e la natura. E ricordo dei piccoli gruppetti di pecore sparsi qui e là ed una casa ogni 30-40 km. Veramente un posto dimenticato da Dio, un posto remoto, un posto dove saremo soltanto noi e la natura. Di contro c'è la difficoltà di determinate strade, determinati posti, quindi ecco, sarà, come vi dicevo, un viaggio impegnativo sia di testa, sia di fisico ed anche economico, come vi dicevo. L'aspetto economico non è di poca rilevanza perché, come vi dicevo, mentre la prima volta l'ho fatto in tenda, e mi ricordo che spesi all'incirca 2000 euro, praticamente nulla, se calcolate che sono stato via un mese, e all'epoca soltanto di traghetto spesi 900 euro, il viaggio che affronteremo quest'anno avrà un impatto economico totalmente diverso, perché come vi dicevo non lo faremo in tenda, ma lo faremo appoggiandoci a delle strutture. Abbiamo cercato di trovare delle strutture a un prezzo ragionevole, perché i prezzi in Islanda sono veramente folli. Pensate soltanto questo, nel 2018 una margherita a Reykjavik costava ben 25 euro. Ovviamente io non ho mangiato la margherita, ma passando per il centro di Reykjavik mi cadde l'occhio su questa insegna della pizzeria e inevitabilmente ho notato il prezzo della margherita a ben 25 euro. Questo è per darvi il senso della questione. La prima notte la faremo in un ostello, in una camera da 4, un ostello che ha un punteggio molto alto. Pensate, in un ostello, dormendo in una stanza da 4 appunto, usando i sacchi a pelo, e spendiamo ben 140 euro in 2. Se avessimo voluto le lenzuola avremmo speso altro 26 euro in più a testa. Se a questo avessimo voluto aggiungere anche la colazione, udite udite, una colazione per una persona costa ben 25 euro. Se avessimo preso tutto il pacchetto completo, per dormire in un ostello una notte ci sarebbe costato qualcosa come più di 230 euro. Questo è per darvi il senso
di quello che è l'Islanda. È un posto sì strepitoso, bellissimo, incantevole, ma altresì dei prezzi assolutamente folli. Per quel che riguarda il nostro abbigliamento, ovviamente l'immancabile tour modular per entrambi, il casco della GV con cui ci troviamo decisamente bene, leggero, comodo, confortevole, armato di inside e quindi di sistemi di comunicazione, decisamente un ottimo prodotto. Io, visto l'esperienza a Nordkapp, riuserò molto volentieri Ecla, che è un completo laminato strepitoso, mentre Cinzia si equipaggerà con una Dainese Tempest 3D Drive. Per quelli che riguarda gli stivali, Cinzia indosserà i Lady Gore-Tex di TCX. Io tornerò in Islanda con il medesimo stivale con cui sono stato la prima volta. È uno stivale che non è più a catalogo, TCX Bahia Gore-Tex, uno stivale semplicemente fantastico. Le borse, ovviamente utilizzeremo le borse della Lone Rider. A questo che vedete manca semplicemente l'Overlander, poi se ci aggiungiamo qualcos'altro, non so, perché in questi giorni stiamo facendo i bagagli, non so quali borse modificherò, aggiungerò, toglierò, vedremo, ve lo dirò strada facendo magari. Mancano 4 giorni alla partenza e sono pieno di cose da fare, la moto è a posto, è tagliandata, ha fatto tutto quanto, devo semplicemente montare le gomme, lo farò domani. Io devo montare velocemente anche questo video per metterlo in coda, in programmazione, in maniera da farvi compagnia. Questa volta quasi certamente per 2-3 settimane sul canale probabilmente non ci saranno nuovi contenuti, ma al rientro ne vedrete delle belle. All'interno dell'Overlander ovviamente avremo un fornellino, la gavetta e del cibo che ci occorrerà sia per colazione, sia per i vari spuntini e sia per le cene. Ovviamente questo cibo finirà, quindi man mano che il cibo finirà ci riforniremo poi nei vari supermercati che troveremo lungo la strada. Però se non ci organizzassimo in questa maniera il rischio sarebbe doppio. Il primo è che rischiamo di non mangiare perché i loro sapori, i loro piatti, la loro cucina è totalmente diversa dalla nostra. Il secondo si ricollega a quello del discorso fatto prima economico, rischiamo di spendere una follia per poi rimanere praticamente affamati. Terzo e non oltre, magari alcuni locali chiuderanno presto, quindi magari rischiamo di arrivare dopo la chiusura e rimaniamo assolutamente a secco. Quindi questo è un problema che vorremmo evitare, motivo per cui nel nostro Overlander porteremo del cibo per la colazione, per le cene e per i vari spuntini che faremo all'interno della giornata. Ovviamente, come vi dicevo, man mano che la cambusa inizierà a vuotarsi, ci fermeremo nei supermercati e ci riforniremo. Per quel che riguarda il viaggio, noi partiremo da casa il 10 di agosto, sabato mattina. La nave l'abbiamo da Hirtshals il 13 nel primo pomeriggio, quindi dobbiamo essere a Hirtshals il 13 mattina. Arriveremo in Islanda il 15 di agosto, il giorno di Ferragosto. Staremo lì 2 settimane intere, semplicemente perché la nave arriva una volta a settimana, quindi si può fare 1, 2, 3, 4, 5, 10 settimane, quelle che volete. Sappiate che potrete scegliere pacchetti da 1 settimana alla volta per rientrare tanto quanto per andare. Se non ricordo male, ripartiremo dall'Islanda il 29 di agosto. Arriveremo quindi ai primi di settembre a Hirtshals, poi il tempo tecnico di tornare a casa e, se non ricordo male, dovrei essere in ufficio il 4 settembre. Per quel che riguarda i costi, perché tanto so che mi chiederete anche quelli, vi anticipo un po'. Ad oggi abbiamo speso circa 2.000 euro per la nave, 2.000 euro per la nave senza pranzi e dormendo in cuccette solo uomini o solo donne utilizzando il sacco a pelo. Questo è per darvi un po' il senso. E abbiamo speso altri 2.500 all'incirca per le strutture che abbiamo prenotato lungo la strada. Abbiamo già prenotato tutte le strutture, le abbiamo prenotate contestualmente alla nave. Quindi, prima ancora di uscire di casa, abbiamo speso, come vi dicevo nel video, se vi ricordate, in cui anticipavo il viaggio a Capo Nord, abbiamo speso qualcosa come 4.500 euro. Non è sicuramente un viaggio economico, ma vi ripeto, l'Islanda è qualcosa di veramente incantevole. Gli unici 2 pensieri che ho di questo viaggio sono il vento, che in Islanda è qualcosa di veramente folle. Mi ricordo come se fosse ora un'esperienza vissuta il terzultimo giorno del viaggio del 2018 e per fortuna che quella giornata col vento così l'ha presi la terzultima giornata e non la prima, altrimenti mi sarei rovinato letteralmente il viaggio. Vi dico questo perché il vento era talmente forte che voi pensate le onde si rifrangevano a circa 100 metri prima di arrivare sulla spiaggia. Ero in una condizione dove non potevo fermarmi in moto perché se mi fossi fermato il vento mi avrebbe fatto cadere. Contestualmente, proseguendo, era un rischio ogni metro.
Dopo 2 ore in questo inferno, veramente un inferno, fortunatamente trovai una galleria. La galleria andava verso l'interno e all'uscita della galleria il vento era notevolmente più basso. Me lo ricordo come se fosse adesso, ero nella parte a sud-est dell'isola, delle parti di Vic più o meno, e lì c'è un vento veramente folle. Per fortuna beccai un inferno così alla fine del viaggio, perché se avessi trovato un vento folle così il primo giorno probabilmente sarebbe stato il viaggio peggiore fatto in assoluto. Il secondo pensiero ovviamente è il traghetto, sono 2 giorni interi di navigazione, il traghetto non è grandissimo, il mare da quelle parti, e vi garantisco che se è agitato veramente, e quindi ecco, gli unici 2 pensieri che ho è questo. Per quel che riguarda poi le parti sterrate cercherò di giocarmela alla meno peggio, insomma l'ho già fatto. Sto cercando di preparare anche Cinzia psicologicamente alle strade, perché lei è molto carica, è molto presa da questo viaggio, anche lei lo sogna da tempo, però probabilmente non si sta rendendo pienamente conto al 100% di dove stiamo andando. Sto cercando di prepararla perché comunque sarà un viaggio, ripeto, impegnativo di testa, di fisico ed economicamente. Economicamente ve l'ho spiegato, psicologicamente è impegnativo perché ci troveremo in strade totalmente diverse da quelle che facciamo noi, con un mezzo che sarà abbondantemente pesante, in 2, insomma sarà impegnativo. E inoltre il meteo, da quelle parti le temperature vanno dai 5 ai 15 gradi in questo momento e non ci aspettiamo oltre, se arrivasse oltre sarebbe soltanto grasso che cola, come si dice da queste parti, e quindi è una vera e propria avventura. Sarà un viaggio intenso, emozionante, sicuramente bello, denso di emozioni, perché l'Islanda man mano che si gira è una terra veramente fantastica, è un posto incantevole, magnifico, un paradiso. Lo vedrete nel video finale sicuramente, vi renderete conto, è una terra altamente variegata e quindi ci aspettiamo di tornare veramente carichi di emozioni e gratificati da questo viaggio. Il GSone verrà equipaggiato con Dunlop Trail Max Ride, un prodotto 50% off e 50% road, sembra essere fatto apposta per questo viaggio. Non vedo l'ora di metterle su, di provarla, poi al rientro vi dirò cosa ne penso. Non vi voglio portare via altro tempo e non voglio portarlo via a me perché mi trovo un po' indietro. Ho voluto fare questo video per salutarvi, ringraziarvi per il sostegno e motivare il perché non ci vedrete per qualche settimana sul canale. Grazie, ancora grazie. Adesso scappo che devo fare ancora 2000 cose, come dicevo, per preparare questo viaggio. Vi saluto e ci vedremo al rientro di Islanda. Ciao!